Ma che belli che sono i nostri monowheel, ma che carini che sono i nostri monowheel, ma bisogna anche ammettere che quando ce li vendono si può migliorarli notevolmente, quindi oggi non muovetevi da lì e state ad ascoltare il Davastato, perché oggi vi darò consigli su dove e come trovare e soprattutto quali sono i migliori accessori per i vostri monowheel. Quindi non perdiamo tempo e roll the intro! Bene Davastati, bentornati innanzitutto. Allora, secondo me i migliori accessori che possono andare a migliorare il nostro monowheel sono esattamente 5 più uno bonus. Allora, sicuramente la gomma, sicuramente i power pad, le pedane, i sedili e sicuramente ci potrebbero essere delle belle protezioni per il nostro monoruota, e il bonus ve lo dico dopo perché non è proprio un accessorio, ma ce lo mettiamo in mezzo anche lui. Cominciamo dalla gomma. Ragazzi, non sottovalutiamo la gomma, perché il cambio della gomma vi farà praticamente avere un altro monoruota, perché attenzione, io l'ho già provato sia col 16X sia recentemente con l'M Super Pro. Il 16X sono passato da avere una gomma con un effetto giro terribile che quando prendevi le curve sembrava di star su uno Z10 ad una gomma con la quale il monoruota reagisce immediatamente a qualsiasi piccolo stimolo che gli diamo, quindi è super reattivo, anche in curva si piega con voi anziché stare dritto mentre che voi vi piegate come Valentino Rossi. Invece nel caso dell'M Super Pro, come sapete bene dai precedenti miei video, alla fine sono riuscito a mettergli quella bellissima gomma tassellata e ragazzi io vi assicuro che i benefici sono molteplici. Allora, sicuramente se fate off-road avrete un grip impressionante, come potete vedere pure sulla neve andrete veramente ovunque senza scivolare quasi mai. Quasi, ragazzi, sul ghiaccio dove cazzo pensate di andare? Inoltre anche la guida su strada risulta molto più maneggevole, perché per qualche ragione la gomma che avevo prima di base sull'M Super Pro aveva un leggero effetto giro, quindi tendeva un pelino a stare dritta, ma pochissimo e non niente in confronto allo Z10, ma mettendo questa gomma tassellata il monoruota è diventato super sensibile, come giro gira, si piega con me, è veramente molto più reattivo di prima, oltre al super grip di cui abbiamo parlato prima. Quindi se pensavate di mettere una gomma tassellata sul vostro monoruota, fatelo. Seconda cosa che potete andare a paccioccare per migliorare il vostro monoruota sicuramente sono le pedane. Io da poco, come potete vedere, ho messo le pedane Begode che, come potete vedere, rispetto alle altre hanno diversi vantaggi. Innanzitutto sono bucate, quindi quando fate off-road non avrete il pericolo che il fango o la neve o quant'altro si accumuli sulla pedana, perché sono bucate, ragazzi, quindi. E avendo i pin il vostro piede sarà molto ben grippato alla pedana, quindi questi sono due vantaggi sicuramente da non sottovalutare. Inoltre la Begode ha fatto questa cosa molto intelligente: queste pedane, come potete vedere, sono regolabili, si può addirittura regolare l'inclinazione a vostro piacimento, anche se non è tutt'oro quello che luccica, come potete vedere da recenti foto di qualcuno che ha avuto questo disgraziato incidente con queste pedane Begode. Non sono poi così resistenti, ma sono decisamente enormi, quindi il vostro piede ci sta per intero, e anche qui va ad aumentare il controllo del monowheel, perché ricordiamoci che una pedana più grossa è più sensibile ai movimenti del vostro piede, d'accordi? Oltre alle pedane Begode Original ci sono anche altre alternative. Una alternativa secondo me molto interessante sono le pedane di nylon della Nylon 9, non so come chiamarla. Se volete saperne di più e vedere una recensione accurata su queste pedane, vi invito a guardare il video del mio amico Adam di Wrong Way, che lui le ha testate sicuramente benissimo. Oltre a questi due tipi di pedane ci sono altre pedane, si possono comprare dalla Russia, dall'America, che sono più o meno su quello stile lì. Comunque di nylon ci sono solo quelle polacche che potete trovare qui, e regolabili ci sono solo le Begode Original, che potete trovare un po' su tutti i siti, perché appunto è un prodotto originale Begode, quindi lo rivendono un po' tutti, tra gli altri anche l'amico Luigi di Overwheel, sul quale vi ricordo potete usufruire di uno sconto del 5%
inserendo il codice sconto DAVA5 su qualsiasi prodotto. Un'altra cosa che può sicuramente migliorare, anzi quasi indispensabile ormai per il devastato, il vostro monowheel sono i power pad. Ragazzi, i power pad ne possiamo trovare di diversi tipi, diversi modelli, ma io al momento mi sentirei di consigliarvene 3 che sono i migliori sicuramente. Allora, in assoluto probabilmente i più belli sono i Clark Pad, che li avrete magari già visti in giro. Sono questi qua, sono molto belli, sono super ergonomici. Altri bellissimi pad sono quelli russi, ricamati in pelle, che secondo me sono molto comodi e molto morbidi, anche se non ho mai avuto il piacere di provarli, ma mi hanno detto che le cuciture lasciano un po' il tempo che trovano, via la qualità non è il massimo, però secondo me potrebbero essere un'ottima alternativa e li potete trovare qua. Infine, per ultimi, ma non perché i peggiori, anzi forse i migliori, i power pad Dava Style, che ragazzi ve ne ho già parlato in lungo e in largo, ma in molti mi chiedete di spiegarvi bene come si fanno. Allora, alla fine di questo video ragazzi vi farò un piccolo veloce tutorial su come prepararvi i power pad Dava Style da un cubo di yoga, e questi probabilmente sono i migliori perché ve li fate come preferite voi, su misura, sul vostro piede, sulla vostra caviglia, e al limite potete ancora anche andare a modellarli una volta montati, quindi è un'ottima alternativa economica, super economica. Ma se voi siete molto attenti a non rovinare il vostro monowheel, posso consigliarvi tranquillamente di andare a dare un'occhiatina sul sito roll.nz, sul quale troverete una vasta gamma di copertine in neoprene per proteggere il vostro monoruota, ma sono un po' expensive perché vengono dalla Neozelanda, ragazzi, che se non sapete dov'è guardate il mondo, noi siamo qui e loro sono lì, quindi proprio comodo. Se siete gente a cui piace fare viaggi lunghi in monoruota, a parte che prima o poi dovete lasciarmi il vostro numero che ci facciamo un bel giro insieme, e mi dovete anche lasciare un bel like. Un'altra cosa molto interessante per i nostri monoruota sono sicuramente i sedili, perché chi non vuole ogni tanto, dopo magari 10-20 km, riposarsi un po', e perché per forza fermarsi quando ci si può sedere sul nostro bel e comodo monoruota? Ed eccolo qua ragazzi, io mi sono comprato il bel sedilino della Begode per il mio M Super Pro, e questo lo fanno su misura, quindi ogni casa per ogni monoruote, quindi lo trovate principalmente sui vari siti che vendono monoruote. Sono sempre gli stessi, ma c'è sempre anche overwheel.it che avete lo sconto, perché comprare in Italia è meglio ragazzi. Quindi se anche voi pensate che gli accessori siano indispensabili sui vostri monoruota, innanzitutto lasciate un bel like al devastato che vi ha delucidato sulle varie possibilità, ma direi che è anche il caso di registrarsi immediatamente al canale per non perdersi tutti i video che verranno. Bella raga, fatelo subito. Infine l'accessorio bonus che secondo me potrebbe anche fare al vostro caso, io non me ne sono mai interessato, ma magari a voi potrebbe interessare, è un bel caricabatterie veloce, perché noi sappiamo bene che i nostri monoruota arrivano con un caricabatterie che di solito è un po' lento, a parte per alcuni modelli Begode, Veteran. Se però volete caricare il vostro monoruota più velocemente, potete tranquillamente comprarvi un super power charger e caricarlo in metà del tempo. Quindi, come vi avevo promesso, è giunto il momento del tutorial su come costruire un perfetto power pad Dava Style, quindi vai col tutorial. Cominciamo dal materiale. Cosa ci serve? Innanzitutto un cubetto di yoga, un coltello molto affilato con una fila coltelli, un righello, una lametta e della carta vetrata. Prima cosa da fare, tagliare a metà per lungo il nostro cubetto da yoga, perché da uno ne faremo due. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo due pezzi di blocchetto di yoga perfettamente identici, tagliati a metà, e questa sarà la parte che andrà contro il nostro monoruota, così la parte bella la teniamo per l'esterno. A questo punto andiamo a segnare le misure per i tagli definitivi. Calcoliamo qua in alto, calcoliamo dal bordo 3,5. Qui calcoliamo di lasciare 1 centimetro di spessore. Ecco ragazzi, non è che dobbiamo essere super precisi,
questa è la parte davanti, questa è la parte dietro. Qua abbiamo 3 cm e mezzo, qua 3, qua abbiamo 8 cm e mezzo, qua 6 indicativamente. L'importante è che prendete questa misura qua, che sia più o meno quella della vostra caviglia, che ci entri bene la vostra caviglia ovviamente. Poi calcolate che verranno ancora leggermente smussati e come vedete a lato ho segnato lasciando 1 centimetro di spessore qua. Stessa cosa da questa parte. A questo punto viene il difficile, perché qui bisogna essere un po' bravi manualmente, perché bisogna fare un bel taglio unico, possibilmente. Quindi cominciamo da una parte. Allora, molto importante, come vedete su questi power pad qua avevo sbagliato, avevo fatto quest'angolo a 90 gradi, sbagliatissimo, quest'angolo qui deve essere arrotondato, perché sennò qua come vedete si erano già rotti. Fosse stato arrotondato avrebbe avuto più tenuta, adesso andremo a farli più arrotondati, vedrete. Quindi partiamo dalla parte, ragazzi, qua si tratta di manualità, piano piano, cercare di seguire le righe che abbiamo fatto il meglio possibile. Quindi andiamo giù di 1 centimetro, diciamo così, leggermente inclinati all'indietro, e a questo punto dobbiamo iniziare a curvare per farlo rotondo. Ecco, qua non sarà perfetto, ma poi lo andiamo a perfezionare con la carta vetrata. Vedete che il taglio l'ho fatto abbastanza rotondo, non è perfetto, ma bello arrotondato, le misure ve l'ho dette, ragazzi. Qua abbiamo un perfetto power pad da style, non ci resta che riempirlo di velcro qui, riempire di velcro il monoruota e lo attacchiamo. Quindi vi ricordo le misure: 3,5, 3, 8,5, 6, è venuto benino direi. A questo punto non ci resta che migliorarlo con la carta vetrata. E basta. Quindi adesso potete tranquillamente farvi dei power pad da style anche voi a casa senza nessuna difficoltà. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, registratevi al canale, lasciatemi un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!